Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati nel mio canale. Mi presento con una nuova creatura. Lei è la blusa allegra, l'ho chiamata allegra, facile, facile, facile da fare e allegra perché è allegra. Facilissima da fare per tutte le taglie, non vi preoccupate, si partirà dal nostro fianco, quindi da questa parte, compreso le nappine che amo, e si andrà avanti e indietro in giri appunto di andata e ritorno fino ad arrivare al nostro lato e poi per chi vorrà farà la manica, lo scollo rimarrà a barchetta, questa è la versione facilissima della maglia allegra, della blusa allegra e subito dopo vi metterò un altro mini video per mostrarvi come fare anche la scollatura, ma questo nel prossimo video. Intanto guardiamo allegra nella linea semplice che è lei, avanti e dietro ovviamente sono uguali. Potrete mettere, io la chiamo anche copricanotta, perché effettivamente possiamo mettere qualsiasi tipo di canotta, è un vedo e non vedo, freschissima ovviamente, molto molto fresca, indossata è un amore, mi piace tantissimo. Vi parlerò di questo filato che sicuramente avrete riconosciuto, comunque ve ne parlo dopo, ed è un cotone e seta. E penso che sia un modello adatto veramente a tutti, anche ai bambini, se volete farla, alle ragazze, magari fatta un po' cortina, ecco, per esempio a questo livello, magari con le frange o no, con le nappine o no, alle signore come me, magari un po' più abbondante in modo tale da portarla con disinvoltura. Si può fare senza la manica, con la manica lunga, lunga quanto vi pare, dell'ampiezza che vi pare, più stretta, più larga, vedremo tutto insieme, ma vedrete anche quanto è facile realizzarla. Veramente facile. Vi mostro anche con uno sfondo diverso. Ecco, vedete, con una canotta a contrasto, cioè, voi immaginatela anche come copricostume. Cioè avete il vostro costume, potete tenerla, io qui ho fatto degli spacchettini laterali, potete tenerla un pochino più aperta sotto, ma immaginatela in tante versioni, che può essere anche solo un copricanotta, quindi una blusa, un copricostume, una canottina per le per le nostre ragazzine. Secondo me è un qualcosa di veramente carino, ma me lo sto dicendo da sola, io aspetto adesso che me lo diciate voi. Ditemi cosa pensate e adesso andiamo subito al lavoro. Mi raccomando, pollice su se vi è piaciuto, ok? E continuate a seguirmi. Allora, partiamo con la nostra blusa. Quindi ciò che dovete sapere è questo. Innanzitutto partiremo con il primo pannello che può essere il davanti o il dietro a seconda. Non è importante perché stiamo guardando il modello, quello con il collo a barchetta. Quindi dobbiamo partire dal lato della nostra blusa. Quindi partiamo da un lato e arriviamo alle spalle, quindi partiamo da sotto e arriviamo da sopra. Attenzione, quindi è il lato che a noi interessa. Io con il filato, con questo filato che è cotone e seta, ho realizzato con 150 catenelle circa 54 centimetri, 54 di lunghezza. Ok, allora tenete conto di una cosa, che adesso andremo a fare una serie di catenelle e non vi faccio fare un multiplo, proprio per semplificare il più possibile questo lavoro, che è già semplice di suo. Quindi non andiamo a fare un multiplo, ma una serie di catenelle che voi farete, che conterete però, perché dobbiamo fare 2 pannelli uguali, quindi una serie di catenelle lunga quanto volete che sarà la vostra blusa, la lunghezza della vostra blusa. Quindi se non avete idea,
prendete una vostra maglietta, misurate la lunghezza della maglietta, oppure ancora più semplicemente fate questa serie di catenelle e poi l'appoggiate sopra la maglietta. Dovete trovare la lunghezza, quindi dalla spalla fino al fondo, ok? Quindi l'importante è che tenete il conto, perché saranno le stesse catenelle che dovrete rifare per il secondo pannello. Quindi è veramente facilissimo, niente multipli. Andiamo a fare questa serie di catenelle che sarà lunga quanto voi deciderete che sarà lunga. Se volete fare per esempio un copricostume, benissimo, lo farete lungo dalla spalla, quindi questa serie di catenelle dalla spalla fino al ginocchio o alla caviglia, perché no? Comunque sia, tenetevi sempre il numero di catenelle che avete fatto, poi vedrete come torneremo, come lavoreremo e come riusciremo a fare il nostro multiplo senza averlo contato subito. Quindi andiamo a fare una serie di catenelle. Per quanto mi riguarda ne farò 150. Allora mi preparo con il mio sacchettino, il mio portalavoro. Ok, sono pronta. Andiamo a fare ora 150 catenelle per quanto riguarda me. Voi farete una serie di catenelle che appunto, come detto, che vi servirà per la lunghezza di questa blusa, ok? La lunghezza, attenzione. Quindi ne ho fatte 2, 3, 4, 5, 6, 7 e continuo fino a 150. Ok, io ho fatto le mie 150 catenelle. Tu l'appoggerai, per esempio se fosse per una bambina, tu sai quanto vuoi fare la magliettina, la blusina alla tua bimba e quindi poggia la catenella su una delle sue magliette o su lei stessa e guarda la lunghezza. Io con 150 catenelle l'avrò circa lunga quanto ti ho detto. Non mi ricordo più adesso quanto l'ho misurata, però è lunga quanto piace a me. Ok, fatto questo con le mie 150 catenelle che ho scritto da una parte per non dimenticarmi, perché l'altro pannello devo farlo identico, parto con la mia nappina. Quindi se non vuoi fare la nappina, questa parte non la fai, ok? E mi parti subito con le maglie alte. Se invece vuoi fare la nappina come ho fatto io, seguimi. Da questo punto mi fai 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3. Entri di nuovo nella quarta, non di nuovo, entri nella quarta catenella dall'inizio, ne abbiamo fatto 3, quindi 1, 2, 3, 4. Nella quarta entri, prendi il filo e fai una maglia alta. Quindi 1, ne fai altre 2, in totale ne avremo 4. Ok, compreso le prime 3. 1, 2, 3 e 4. Ora prendi 2 volte il filo sull'uncinetto, entri nello stesso punto, tiri fuori il filo e chiudi 2 a 2 le maglie. Abbiamo fatto una maglia altissima. Ora facciamo un piopolino, quindi tira su 4 catenelle, entriamo nella maglia, vedi, nelle 2 asoline della maglia precedente e in quella che abbiamo appena fatto, e facciamo una maglia bassissima, così. Ok, tanto poi te lo faccio rivedere ancora. 2 volte il filo sull'uncinetto, rientra di nuovo e fai una maglia altissima. Ok, ora dobbiamo fare 4 maglie alte, stiamo lavorando sempre nella stessa maglia. 1, 2, 2, 3 e 4.
Ora, sempre nello stesso punto, mi fai una maglia bassissima. Ok, prendi ora la catenella e nella maglia più vicina alla fogliolina che abbiamo appena fatto, quindi questa, prendi e fai una maglia bassissima. Ok, ora ho bisogno di te, nel senso che questa catenella che vedi, che mi tiene la fogliolina, questa, ha 15 catenelle. Tu, volendola, puoi fare più lunga, più corta o uguale alla mia. Dipende dal filato che hai e quanto la vuoi lunga. Quindi, se io faccio 15 catenelle, quindi vado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Io so che mi verrà, la mia nappina sarà lunga così. E così vuol dire, te lo specifico meglio, sono circa 6 centimetri. Ok. Quindi decidi tu se la tua nappina va bene con 15 catenelle. In ogni caso tu sappi che quando torniamo a fare la nappina deve essere sempre uguale, o anche no. Potresti farla ai lati più lunga e più corta verso l'interno, perché no? Sarebbe anche carina, no? Decidi tu come farla. Comunque sia, a questo punto io affianco la mia catenella per vedere dove devo puntare senza contare, entro nella maglia corrispettiva o altrimenti conti 15 catenelle, ma non è così importante, altrimenti te lo direi, l'importante è che stia dritta, vedi? Comunque per scrupolo andiamo a controllare: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Come vedi, senza neanche contare ci ho preso. Ma anche fossero state 16 o 14, l'importante è che tu vedi che vada dritta la fogliolina, ok? Ok, quante ne ho fatte? 2, 4, 6. A questo punto andiamo a fare 6 maglie alte, una in ogni maglia alta. Quindi andiamo a lavorare così. Sono 2, 3, sempre presa meglio, 4, 5 e 6. Ok, ho le mani caldissime. Benissimo, fatto questo andiamo a fare 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Poggiamo la nostra catenella sulla catenella sottostante o conta 10 catenelle, nella decima andiamo a fare una maglia alta e a seguire 5 maglie alte, quindi in totale devono essere 6. Fatte le nostre 6 maglie alte, andiamo a fare di nuovo 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Poggiamo le catenelle sopra, vedi? In questo modo sappiamo dove dobbiamo entrare. Ripeto, non è così importante. Certo che se ne prendete 5 anziché 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, quindi più o meno riuscite a prenderle, ma anche se ce n'è uno in più o uno in meno di catenella sottostante va bene, altrimenti contate 10 catenelle, nella decima entrate con l'uncinetto. Adesso lo faremo contando, perché se vi preoccupa magari andare a prendere la catenella giusta, potete farlo anche contando. Tipo, dopo aver fatto le 6 maglie alte, conti, prima fai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
poi conti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nella decima entri e parti di nuovo con la serie da 6, quindi 1, 2. Ok, questo è quello che voi avrete, quindi praticamente siamo partiti con fare la serie di catenelle, poi abbiamo fatto la prima nappina e andiamo avanti così fino a finire tutte le catenelle, ma supponiamo che noi abbiamo finito tutto il lavoro, anzi adesso io vado avanti il più possibile e vi faccio vedere quanto me ne avanza e se me ne avanzano di catenelle. Ecco, come vedi sono andata avanti, quindi ho fatto le mie 6 maglie alte, le 10 catenelle e sono andata avanti per tutta la lunghezza. Ok, sono arrivata alla fine e mi fermo, ed è quello che dovete fare voi, dove ovviamente qui non ce la faccio più a procedere, no? Ad andare avanti, quindi vi fermate semplicemente dove avete le 6 maglie alte. Vi fermate, le catenelle che avanzano le disferemo poi a fine lavoro, non ha importanza, o anche subito come volete, e ripartiamo con il secondo giro proprio da queste 6 maglie alte. Quindi abbiamo lavorato tutta la lunghezza della nostra blusa. Allora, per fare il secondo giro come si fa? Si riparte con 3 catenelle, si gira il lavoro e si va a lavorare le 6 maglie alte. Una l'abbiamo già fatta con le 3 catenelle, andiamo a lavorare le altre 6, quindi una maglia alta su ogni maglia alta di base. E quando abbiamo lavorato tutte e 6 le nostre maglie alte, andiamo a fare semplicemente 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 catenelle e ritorniamo sulla maglia alta, andiamo a fare la prima delle 6 maglie alte. Ok? Quindi procedi in questo modo per 6 maglie alte. Fatte le 6 maglie alte, dobbiamo fare le 10 catenelle, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E rifacciamo di nuovo una maglia alta su ogni maglia alta. È semplicissimo. In totale ne avremo sempre 6. 3, 4, 5 e 6. E adesso non dovete fare altro che fare le 10 catenelle e ripetere questi passaggi: 10 catenelle, 6 maglie alte, 10 catenelle, 6 maglie alte. Andate avanti così fino alle ultime 6 maglie alte e ci ritroviamo di nuovo a fare la nappina. Sono arrivata alla fine del mio giro e sono pronta per fare la nappina. Per chi avesse deciso di non fare la nappina, semplicemente farà come abbiamo fatto all'inizio del nostro giro, farà le 3 catenelle, girerà il lavoro e farà in totale le 6 maglie alte e poi procede col disegno. Ok, quindi 6 maglie alte, 10 catenelle, 6 maglie alte, 10 catenelle e via dicendo. Si va in giri di andata e di ritorno. Chi invece vuol fare la nappina come ho fatto io qui ho messo su 15 catenelle e quindi rifaccio di nuovo le mie 15 catenelle. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Bene, mi fermo qui. Dalla quindicesima, che è questa, o dalle catenelle che avete scelto di utilizzare per fare la nappina, si tiro su 3 catenelle. Poi vado nella
quarta, quindi sarebbe la mia quindicesima o la quarta partendo dall'uncinetto, entro nell'asolina della maglia della catenella e faccio la mia seconda, in questo caso maglia alta, 1 e 2. Ne devo fare in totale 4, quindi questa è la terza e questa è la quarta. Come vedi, io sono entrata sempre nello stesso spazio. Ora metto su 2 volte il filo sull'uncinetto, entro all'interno e faccio una maglia altissima chiudendo 2 asoline alla volta. Ora vado a fare un piopolino composto da 4 catenelle, mi porto all'interno di questa e questa asolina, che sono praticamente i terminali delle 2 maglie alte, la penultima e l'ultima, e chiudo con una maglia bassissima. Di nuovo 2 volte il filo sull'uncinetto, entro e faccio una maglia altissima. In totale sono 2 maglie altissime, 1 e 2, con in mezzo un piopolino. Ora devo fare 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4. Stiamo lavorando sempre nella stessa asolina, entro sempre nella stessa e faccio una maglia bassissima. Stessa cosa farò nella catenella più vicina possibile alla mia fogliolina, io direi questa. Ok, maglia bassissima. Bene, siamo pronti a ripartire con le 15 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ora vado a prendere il mio lavoro. Ok, e vado a puntare l'uncinetto sulla prima maglia alta, la prima delle 6, e non faccio altro che rifare il lavoro che abbiamo fatto per 2 giri, e questo sarebbe il nostro terzo giro. Il lavoro è tutto qui. È tutto qui. Quindi a questo punto abbiamo visto come fare le nostre nappine. Lasciate pure che le foglie si girano come vogliono. Abbiamo visto come fare i giri di andata e ritorno, sono sempre uguali, quasi monotoni se vogliamo, tanto è facile che riuscirete a far tutto nel giro di pochissimo tempo, verrà fuori una blusa simpaticissima. Ciò che dovete fare adesso è continuare con questo giro, quindi 6 maglie alte, 10 catenelle, 6 maglie alte, 10 catenelle e via dicendo fino ad arrivare alla fine del giro. Quando arrivate qui farete le 6 maglie alte, tirate su 3 catenelle, girate il lavoro e ricominciate da capo. Quindi fate di nuovo le 6 maglie alte, 10 catenelle, 6 maglie alte, 10 catenelle, fino ad arrivare di nuovo a questo punto dove voi avete deciso o no di fare la nappina. Quindi se non la farete, rifate di nuovo 3 catenelle e girate il lavoro facendo le 6 maglie alte, 10 catenelle. Se invece dovete fare la nappina, 15 catenelle per quanto riguarda me, 3 catenelle aggiuntive per l'alzatina della maglia alta e nella quarta ripartite a fare la fogliolina. Se non vi ricordate questo passaggio, tornate indietro nel giro numero 2 che abbiamo appena fatto. Io adesso vi dico che per andare avanti dovete fare semplicemente questi 2 giri, niente di più. Non sto a ripetermi, vi faccio vedere quanto dovete andare avanti, perché noi dobbiamo praticamente partire dal nostro fianco. Ok, quindi noi siamo praticamente qui, stiamo facendo, anzi così, stiamo facendo il nostro fianco con le nostre nappine. Ok, siamo qui.
dobbiamo andare avanti tanti giri quanti ce ne occorrono per arrivare nel fianco opposto, questo, ok? Io vi dico quanti giri ho fatto. Allora, vediamo un po', questa è la chiusura che faremo insieme, ovviamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ho fatto 58 giri, ok? Quindi da un fianco all'altro 58 giri. Ci ritroviamo con, allora, io ho una taglia 44, lo sapete già, con una ampiezza di circa 50 centimetri, ok? Ve lo faccio vedere, 50 centimetri, ok, l'ho voluta bella ampia. Allora, quello che dovete fare è raggiungere il fianco opposto. Andate avanti così come vi ho mostrato per il fianco opposto. Ci ritroveremo quando voi avete fatto 2 di questi pannelli, quindi fronte e retro. Ci ritroviamo per unire la parte superiore delle spalle, ok? Lasciando ovviamente lo spazio per, ma questo lo guardiamo dopo, e andiamo a fare insieme, se volete, le maniche. Ok, quindi per il momento vi lascio lavorare, ritornate qui da me quando avete i 2 pannelli, d'accordo? Buon lavoro, guardate che carina che è. Ne vale proprio la pena, è vero? E poi è rapidissima e facilissima da fare. Ci vediamo quando avrete i 2 pannelli. Come vedete è semplicissimo. Dopo aver fatto i 2 pannelli, il primo davanti e il secondo dietro, dovete semplicemente provarlo per vedere quale spallina fare, ok? E adesso andremo a chiudere la spallina che voi avete cercato in base alla misura che vi occorre, lasciando così la barchetta, come vedi viene poi uno scollo a barchetta, vedi? Viene proprio così. Quindi andremo a chiudere la spalla, le 2 spalle, e poi prendete, mentre ci siete, mentre lo state provando, prendete anche la misura dello scalfo che volete fare, quindi a seconda della misura che volete realizzare. Io lo lascio abbastanza profondo, poi vi darò, adesso che mi metto sul banco lavoro, vi darò le misure che ho preso io. E andiamo a chiudere tutto il laterale, tutto questo laterale andiamo a chiuderlo, ok? Inizia già a intravedersi, è vero? Voilà. Andiamo adesso a cucire le parti. Ok, come avete visto sul manichino, ho raggiunto la larghezza che desideravo, appunto dei 2 pannelli, perché sono 2 i pannelli. Adesso devo chiudiamo le spalle. Come chiudo le spalle, ovviamente chiuderò i laterali. E vi ho detto che vi davo delle misure. Allora, per quanto riguarda l'ampiezza totale, aspettate che qua mi scivola, io ho una larghezza totale di 49 centimetri. Come spallina io mi tengo con 7 centimetri, quindi 7 da una parte e 7 dall'altra. Fate attenzione che siano uguali, e avrò una scollatura di 33 centimetri e mezzo circa. Poi ovviamente questa scende in questo modo, e la lunghezza è di sempre circa, è di circa, nappina esclusa, 50 centimetri. Ok, quindi queste sono le mie misure, quelle che ho preso per questo copri canotta, ok?
Mettetela a rovescio, quindi il dritto l'abbiamo, questo è dritto, questo è dritto, e quello che noi vediamo è rovescio e questo è rovescio. I due dritti sono insieme e partiamo con il chiudere la nostra spalla. Allora, visto che io qui ho il filo già agganciato da questa parte, allora mi metto in posizione. Che filato meraviglioso, chissà quante volte l'ho già detto nel frattempo, però mi piace tantissimo. Stesso uncinetto, se volete potete chiuderla anche ad ago, ovvio, sto per chiudere la spallina. Se invece non volete chiuderla ad ago ma ad uncinetto come sto per fare io, seguitemi. Allora mi metto meglio. Ok, io il filo ce l'ho dalla parte opposta, non ha assolutamente importanza. Tolgo il marcapunto che mi è servito per tenere fermo il punto. Ok, allora entriamo nella prima maglia, quindi io entro da qui, che tu voglia o no, io entro da qui. Perfetto. Ok, perfetto, ho chiuso. Intanto ho chiuso la prima parte, quindi ho semplicemente unito le due parti. La chiusura in questo punto, come vedi, il lavoro ovviamente mi va in orizzontale e quindi noi vediamo solamente la barretta sopra, quindi potrebbe sembrarvi un po' più complicato, ma in realtà non è. Come noi faremo con l'ago, così faremo con l'uncinetto, quindi semplicemente entriamo nel punto disponibile da questa parte, nel punto disponibile nella parte opposta, prendiamo il filo e morbidamente lo facciamo passare nell'asolina. Quindi di nuovo nel punto disponibile dalla parte opposta, facendo attenzione di farlo nello stesso punto, quindi noi lo facciamo qui, prendo il filo e lo porto all'interno. E di nuovo adesso qui andiamo nella base, quindi nel punto disponibile anche dalla parte opposta, prendo il filo, lo porto all'interno e lo passo nella mia asolina. Ora andiamo nella barretta, nel punto disponibile, il punto più vicino a quello che abbiamo appena fatto, e nel punto disponibile dalla parte opposta. Fate solo attenzione a che sia una cucitura morbida, che non tiri, e di essere nello stesso punto. Vedi? Adesso noi siamo nel nodino, quello sopra la maglia alta, quindi entro nel nodino opposto, prendo il filo e morbidamente chiudo. Ora lo faccio la stessa cosa ma sulla maglia alta, nel corpo della maglia alta, e la stessa cosa nel corpo della maglia alta opposto, prendo il filo e porto all'interno. Ok, e vado avanti così fino alla fine della spalla. Quando avete chiuso la spallina lasciate sempre un pochino di filato, perché siamo partiti dal braccio anziché dal collo, proprio perché noi così possiamo tagliare il filato un po' più lungo. Ok, chiudete ovviamente il giro, la chiusura che abbiamo fatto la chiudete, e se per caso quando voi avete cucito anche l'altra spalla la provate, vi rendete conto che vi manca ancora, magari la volete un pochino più accollata, potete sciogliere il nodino e continuare a chiudere fin dove reputate giusto chiudere, e in questo modo chiuderete anche l'altra spalla. Il risultato sarà questo come chiusura. Ok, adesso sempre tenendola in questo modo, quindi voi state guardando il rovescio del lavoro, andiamo a chiudere anche il nostro fianco. Quindi la spalla sapete come chiuderla, e il fianco è più o meno nello stesso modo, ma abbiamo la lavorazione posta in modo dritto, cioè nel senso che vedete la maglia è
nella direzione della chiusura. Io ho deciso per questa copricanotta di lasciare due spacchettini, due spacchetti laterali, quindi io ho deciso di lasciare tutta la serie da 6, la prima della, prima della nappina, quindi lascio questa parte più le catenelle, le 10 catenelle, e chiudo dalla prima maglia in poi, lascio una leggera apertura proprio sotto, quindi mi inserisco nella prima maglia però interna, vedi, nella maglia sopra ma interna, questa, e la corrispettiva dalla parte opposta, interna, quindi le due maglie interne. Prendo il filo, faccio passare il filo, poi do un giro, sapete che io chiudo in questo modo, vado e faccio, scusatemi, e faccio una catenella, vado nella parte nella maglia sempre interna successiva, quindi 1 e 1 2, quindi quella di un pannello e quella del pannello che abbiamo accoppiato. Così prendi il filo, lo porti dentro le due e dentro. Ok, così noi la chiudiamo. Di nuovo, ripeto, interna, maglia interna, superiore, interna, quindi 1, vado a prendere quella dalla parte opposta, 2, prendo il filo, lo faccio passare nelle due asoline, ok, e poi in quella dell'uncinetto, sempre in modo morbido, quindi 1, 2, passo dentro, ok, dentro, ogni tanto mi va il filo dove vuole lui, ok. Quando sono sulle catenelle faccio la stessa cosa, quindi catenella lato interno, catenella lato interno, prendo il filo, e chissà perché quando registro mi fa così, prendo il filo e porto dentro, quindi di nuovo interno, interno, prendo il filo e porto dentro, interno e interno. Sono anche più scomode, devo dire. Ok, e continuo così, e in questo modo io chiudo tutto il mio laterale. Allora, io ho lasciato lo spacchetto, questo l'ho lasciato, e poi lo proverò e vedrò se mi piace così con lo spacchetto, bene, altrimenti lo chiudo totalmente. Voi siete libere ovviamente di chiuderlo come desiderate, chiudete tutto il lato fino ad arrivare alla manica, che è questa, ok? Poi se volete lasciarla così, la manica, cioè quindi lasciarla a canota, avete già finito. Se invece volete continuare con la vostra manica, basterà riprendere da questa parte qui, e continuare la lavorazione per più giri, quindi voi lavorerete in cerchio. Io vi faccio vedere questo. Questa è la manica già eseguita. Come vedi è molto semplice, cioè addirittura qui ti consiglierei questo. Innanzitutto nel sottomanica io ho fatto tutte maglie alte, quindi anziché averne 6, 2, 4, 6, ne ho 2, 4, 6, quindi 6 e 6, 12, ok? Quindi in questo punto ne ho 12 e la stessa cosa ce l'ho sulla spalla, ne ho 12.
Poi, se la manica per voi va bene, però la volete stringere, è molto semplice. Anziché fare 10 catenelle, ve ne farete prima 9, in tutti i posti dove dovete fare le catenelle ne fate 9, poi ne fate 8, poi ne fate 7, poi ne fate 6 e in questo modo la manica si stringe. Potete farla anche a manica lunga se volete. Se invece la volete ampliare, ovviamente dovete aumentare le catenelle. Io preferirei aumentare le catenelle piuttosto che le maglie alte, visto e considerato che dobbiamo farla estiva. Però ecco, vi ho dato anche questo. Inutile, proprio veramente inutile farvi vedere come riprendere le maglie per fare la manica, perché guardate, ve lo faccio vedere proprio al volo. Cosa bisogna fare? La prima cosa da fare innanzitutto è mettere il lavoro a dritto, perché dobbiamo lavorare a dritto. Ok, questa è la circonferenza della nostra manica quando avremo chiuso anche la spalla. Io vi faccio vedere, anzi ve la faccio vedere dall'altra parte che è già chiusa. Aspettate che mi metto di nuovo a rovescio. Ok, partiamo da qua, che è già chiusa, no? È già chiusa la manica. Qui sono a rovescio, devo metterla a dritto, lavorarla a dritto, sul dritto. Ok, so che devo partire da questo punto, perché avevo messo appunto il segnapunto per questo. Quanti punti? Allora, ciò che devo fare, aspettate che, ecco, ciò che devo fare è inserire l'uncinetto dove ho il segnapunto. Se non riuscite, togliete il segnapunto. Prendere il filo e passarlo all'interno. Fare 2 volte il giro dietro, 1 o 2 volte, va bene anche una, e poi fate una catenella. Bene, a questo punto 2, 4, 6, vedi che qui sono già le mie 6 maglie. Io passo, ho già chiuso, in questo caso sotto la mia ascella ho già chiuso, passo in quella successiva. Nella maglia successiva, ok, tiro su 3 catenelle e vale già per la prima maglia alta e poi 2, 3, 4 e 5. La sesta la recuperiamo alla fine del giro, ok? Quindi qui abbiamo 2, 4, 6 e qui faremo la sesta e chiudiamo in questo punto. Poi ovviamente andiamo avanti con 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e andiamo a proseguire. Ok, proseguite in questo modo fino alla spalla. Arrivati sulla spalla, sto continuando e sono alla quinta maglia alta, faccio la sesta, passo dall'altra parte e ne faccio altre 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E questo è quello che io farò sempre sulla mia spalla. Proseguite con le catenelle e le maglie alte, quindi 10 catenelle e le 6 maglie alte fino ad arrivare nel sottobraccio. Ok, sono nel sottomanica, ho fatto le 4, 5 e 6 maglie alte, poi vado dalla parte opposta Ricordate che qui ne avevamo solo 2, 4, 5
e vado a fare la mia sesta maglia alta. E adesso le abbiamo recuperate tutte. Ovviamente devo chiudere il giro, quindi conto 1 2 nella terza catenella, entro, prendo il filo e lo porto all'interno, e così abbiamo 12 maglie: 2 4 6 8 10 e 12. Riparto sempre con 3 catenelle e poi vado via con le mie maglie alte. Allora, a questo punto sapete come fare, e basta semplicemente continuare in giri chiusi, quindi praticamente partite come vi ho mostrato e chiudete come vi ho mostrato, tutti i giri sono uguali, a meno che non vogliate stringere la manica, e vi ho spiegato come fare, e procedete con la lunghezza manica che desiderate. Io non ho fatto un bordino per la manica, però se voi gradite un bordino siete liberissime di farlo. Adesso io procedo con la mia maglia e poi vi faccio vedere.